Oggi andiamo a realizzare questi bellissimi portatutto da borsetta. Abbiamo realizzato nell'altro video la presina margherita e mi sono chiesta qual è l'utilizzo più pratico che possiamo fare di questa bellissima presina. Ho trovato delle idee su internet, gironzolando tra vari siti, e questa mi è piaciuta davvero tanto e ho voluto realizzarla e condividerla con voi. Vi lascio al tutorial invitandovi all'iscrizione al canale, ad attivare la campanella, a dare sostegno al canale, a condividere i video e fate sapere a YouTube che questi video vi piacciono mettendo un bel like. Grazie. Come fare per realizzare il nostro portatutto da borsa? Molto semplice, ci vogliono poche cose. Io ho già qui pronto per voi l'elenco di tutto ciò che sarà necessario. 1 centimetro per prendere le misure, delle forbici, una zip, dei marcatori e la nostra mattonella margherita, di cui vi lascio il link al video e la scheda per realizzarla. Poniamo che l'abbiamo già realizzata, l'abbiamo qui, vediamo le sue dimensioni. Io l'ho realizzata con il filato Iggy Tessiland e ha una lunghezza per 50 grammi di 125 metri, richiede un uncinetto 2,5-3, quindi se avete del filato equivalente le misure vi verranno praticamente le stesse. Io l'ho realizzata con l'uncinetto 2,5. Quindi da marcatore a marcatore noi abbiamo 18 centimetri, quindi sarà questa la dimensione massima del nostro portaoggetti da borsetta. Ho già posizionato i 4 marcatori ai 4 punti opposti gli uni agli altri, quindi ho messo i 2 marcatori est-ovest e nord-sud esattamente nei punti opposti. La mia zip misura da chiusura a chiusura 19 centimetri, che è la distanza di 5 punte delle nostre stelle. Quindi io posizionerò la zip da qui a qui su un lato e da qui a qui sull'altro lato. Ripiegheremo il nostro borsello piadina e cuciremo questa parte, che è la parte che praticamente non viene coperta dalla zip, ma che è bene resti cucita per evitare che si apra completamente, perché se noi apriamo completamente fa questo gioco. Invece noi lo lasciamo chiuso sul lato e sull'altro, quindi quando si apre otterremo questo, che è senz'altro più sicuro. Se intendiamo mettere delle chiavi, degli spiccioletti, resterà sempre parzialmente chiuso e quindi continuerà ad accogliere i nostri oggetti anche quando sarà aperto. Ora procediamo con il posizionamento della zip. Per fare questo abbiamo bisogno anche di spilli, poi per la cucitura ago e filo. Quindi ho preparato gli spilli, l'ago dalla cruna larga per cucire poi i 2 lati estremi opposti del nostro borsello portatutto e un ago infilato con del filo bianco.
ho già preparato il nodino all'estremità. Ora andiamo a posizionare la zip. La posizioniamo prima un quarto e poi l'altro. Io ho il rovescio verso di me, rivolto la zip col dritto verso il basso e cercando di centrare il punto dove verrà posizionata l'apertura, che è questa, fermiamo con uno spillo e poi fermiamo qui e qui. Dunque la prima quarta parte della zip è stata posizionata. Io prendo l'ago e comincio a cucire. Perché questo? Per posizionarla il meglio possibile. Quindi entro con l'ago sotto la zip e posiziono il nodino, così viene ben nascosto e non è visibile. Tolgo il primo spillo, controllo che la posizione esterna della zip sia diciamo posizionata per bene e poi comincio a cucire. Di una sola cosa mi devo accertare: che il filo non sia visibile sull'esterno. Mi basterà passare attraverso la lavorazione senza uscire dall'altra parte, in modo tale che il filo di cucitura resti invisibile. Quindi passo così e continuo. Ora andiamo a posizionare l'altra parte della zip, l'ultima, tenendo questo spillo procediamo sul percorso e arriviamo all'ultima punta della stellina che dovrà essere coperta dalla zip. Riposizioniamo lo spillo, posizioniamo l'ultimo spillo e invece togliamo questo che ci sarebbe di impiccio. Adesso tolgo anche questo marcatore che non ci serve più e sto attenta che i dentini della zip restino liberi per chiaramente lasciar passare il cursore. Poi se ci saranno dei punti dove dobbiamo andare a rinforzare la cucitura lo faremo senza problemi. Abbiamo posizionato la prima metà della nostra zip, verifichiamo che il cursore
fa tutto il percorso senza problemi. Ed ora avviciniamo l'altra metà della nostra piadina, la posizioniamo per bene, quindi con i due marcatori opposti, solleviamo la nostra stellina, la pieghiamo a metà e ci accertiamo che sia tutto posizionato nella giusta posizione. Verifichiamo che le due punte delle stelle siano posizionate bene e andiamo a procedere con il fissaggio della zip anche sull'altro lato. Fissiamo prima un quarto della zip, avete visto, è molto più comodo fissarne prima una parte e poi l'ultima parte, altrimenti rischiamo di non posizionarla bene. Quindi ho fissato la prima parte, ora devo rigirarmi così per andare sul rovescio a cucire. Vado tra la zip e la lavorazione qui e vado a far uscire l'ago per nascondere il nodino. Poi faccio passare l'ago in modo che il filato resti invisibile. Arrivata qui facciamo la stessa medesima cosa, togliamo il marcatore, posizioniamo sull'altra punta del nostro portatutto la nostra zip, la fissiamo così, fissiamo anche la parte intermedia, così, e poi procediamo. Questa cosa ci rende la vita molto più semplice, ci facilita di molto il lavoro, evitiamo di doverla posizionare tutta insieme, tutta contemporaneamente, ma un po' alla volta ci assicura di averla posizionata bene. Questa è una tecnica che si usa nella sartoria quando si cuce il giromanica, si evita di cucire tutto il giromanica tutto insieme, ma si cuce un po' per volta, anche ai lati estremi, così si ottiene un posizionamento, un ottimo posizionamento ed una cucitura più precisa. Accertiamoci sempre che la cucitura resti invisibile. Arrivato all'estremo opposto ci fermiamo con un punto asolo, verifichiamo di aver tolto tutti gli spilli, ora lo rigiriamo sul davanti e verifichiamo che il percorso della zip non trova ostacoli, quindi facciamo questa, quindi si chiude bene.
ho posizionato il lavoro sul dritto, ho infilato l'ago dalla cruna larga e la punta arrotondata con il filato con il colore prevalente. Ora tolgo il marcatore, comincio a cucire dall'interno, passo verso l'esterno e mi blocco la codina, poi sovrapponendo sul lavoro ad uncinetto passo da un'asola all'altra e mi sovrappongo, così imprigiono la codina e vado nel punto successivo, mi accerto di prendere le due asole di un punto e le due asole dell'altro punto e cucio. Arrivata qui, nascondo anche il nodino della cucitura, faccio un altro passaggio e poi, fissando il filo il più strettamente possibile, torno indietro nella cucitura e fisso il tutto, passo dentro così e fisso tutto così, taglio, faccio la stessa cosa dall'altra parte e poi ci vediamo per i saluti. Una volta che avremo cucito da un lato e dall'altro, il nostro borsello portatutto è pronto. Quindi ci vogliono davvero pochi minuti per realizzarlo e niente di che. La zip può essere anche una zip di riciclo recuperata da qualche altro nostro lavoro. Io per decorarlo ho preso questo ciondolo che mi è stato regalato in uno swap di Facebook e l'ho agganciato qui, mi pare che ci stia molto bene e che praticamente doni un po' di eleganza in più al nostro portaoggetti. A me è tornato già utile, ho messo le chiavi dentro così le trovo molto facilmente. Penso che questo lo regalerò a qualcuno che in famiglia se lo meriterà. Vediamo. Io vi invito all'iscrizione al canale, ad attivare la campanella, mettetemi un like. Io vi ringrazio per il supporto che vorrete dare al canale, sono a vostra disposizione se mi chiedete delle delucidazioni e vi rinvio al mio prossimo video. Ciao!